Buongiorno. Buongiorno. Mi è piaciuto? Io questa mattina mi aspettavo una sorpresa che mi hai promesso ieri. Non c'è stato. No. Purtroppo, non so se l'avete capito, ma siamo nella zona dove ci sono le mongolfiere che volano, dove in teoria ci sono le mongolfiere che volano. E doveva essere questa la sorpresa di questa mattina, prima dell'alba, ma non c'è stata. No. Non c'è stata perché questa notte... Madonna, questa notte abbiamo non ballato di più, nel senso che è arrivata una raffica di vento, non so che... Ma non so, fortissima, ha portato via i tendalini di quei 3 camper che ci sono qua. Quindi niente, praticamente per poter volare ovviamente ci devono essere le condizioni giuste, no? Sto parlando delle mongolfiere. C'è un sito che fa vedere i momenti, cioè, insomma, se si può volare o meno, zona rossa, gialla o verde, si vola solo col verde. E ieri davo tutto il giorno rosso. È stato aggiornato alle 2:40 di questa mattina, sempre rosso, per quanto poi stamattina non ci fosse grande No, problema. In realtà noi ci siamo svegliati comunque alle 4:30 perché non potevamo perderci il momento. Però alle 4:30 non c'era vento, però effettivamente ha piovigginato. Esatto. Quindi c'è questo sito meteorologico dedicato alle mongolfiere della Cappadocia, con tutte le aree dove possono volare, e dava rosso. E dava rosso. Il problema è che verificando quelle che sono le previsioni dei prossimi giorni, col mio sistema, cioè nel senso con l'app, con il meteo. Esatto, abbiamo visto che sta arrivando una grossa perturbazione. E questo dura 3, 4, 5 giorni, dipende un attimino dall'intensità, ma continua. Io non so se ci saranno le condizioni per poter far volare le mongolfiere. Il problema è che noi non abbiamo tantissimo tempo, quindi ci fermeremo 2 o 3 giorni. Se non volano, ragazzi, andate su internet. E le guardate in un altro video come noi, perché anche noi volevamo essere qua a viverci il momento, ma se non capita, non capita. Abbiamo sentito tante persone, anche i nostri amici che sono passati di qua prima di noi, che sono dovuti stare fermi più di una settimana per vedere finalmente la partenza delle mongolfiere, perché non era mai il momento giusto. Ora, oggi è giovedì. Sembra che sabato e domenica possa esserci uno spiraglio. Noi aspettiamo, penso, fino a domenica. Se domenica mattina non ci sono... Addio mongolfiere, dovremo tornare. Dovremmo tornare un'altra volta. Allora, magari con l'idea di andare a fare un giro un po' più in là, che adesso non si può perché ci sono le guerre, sono tutti quei casini lì. Vedremo. Magari. Comunque, se vi ricordate, se state seguendo il daily vlog, che è il video Dillo in italiano. Giornaliero. Il giorno vlog. Il diario di viaggio giornaliero numero 8 oggi. 8? Mi raccomando, iscrivetevi, perché altrimenti ve li perdete, perché sapete che dureranno soltanto per questi 30 giorni circa, che ci serviranno per attraversare la parte est della Turchia. Noi non chiediamo mai di iscrivermi. Una cosa però carina che noi abbiamo è Telegram, dove magari ogni tanto mettiamo le foto, ogni tanto, che ne so, pubblichiamo, che ne so, stasera ci vediamo, la live, insomma, le novità un pochino più attuali. Se volete, qui sotto c'è il Telegram, se volete iscrivervi al Telegram, no? Trovate nella descrizione dei video sempre, a parte la descrizione del video vera, scriverete, cioè troverete i link a Telegram, ma magari anche al blog se vi interessa, perché c'è anche un blog, cioè un diario scritto di viaggio. Dove tu fai vedere tutto, cioè dove siamo e cosa facciamo. C'è la mappa dei posti dove dormiamo, ci sono le nostre impressioni, quello che ci è successo, e tante informazioni utili. Niente, siamo un po' tristi perché non sappiamo se vedremo queste mongolfiere. Per vedere le mongolfiere dovrò comprare quelle di peluche che vendono, che quello fanno. Oppure ti giri e guardi me. Tanto più o meno sei lì. Pallone aerostatico. Di aria ne ho, Comunque ragazzi, pallone aerostatico sei tu. Ma perché mi hai portato in Cappadocia se tanto ti vedo tutti i giorni? Per farti vedere qualcuno diverso. Sono venuto per controllare se ieri sera il vento aveva fatto danni. No! Non ci è riuscito. Cavoli! Sentivo sventolare come una bandiera. Bene, vediamo se oggi riusciamo a ripararlo. Ago e filo. Porca miseria. Ago e filo e colla, perché questo qua non lo trovo da nessuna parte. È una roba plastificata. Vediamo. Ma pensa a te. Il vento di ieri sera. Era
veramente forte. Pensate che non siamo riusciti a vederci neanche un film perché non sentivamo, cioè non ci parlavamo neanche tra di noi dal casino che faceva il vento. Io ho paura che però arrivi anche oggi. E comunque ho fatto solo mezzo giro del campo, adesso faccio l'altra metà, vediamo se ci sono altri danni. Speriamo di no. Andiamo a fare una passeggiatina prima del diluvio. Passeggiata. Pessima passeggiata. Esatto. Prima che arrivi il diluvio universale. E quindi ci freghi un giorno praticamente. Quindi lavorerò dopo. No. Sembra impossibile che debba venire brutto tra 2 ore. Guardate. Guardate che bello, con tutta questa cosa bianca e rosa, che Marina ha detto essere panna montata. A me sembrava così dall'alto della dronata. O forse perché ho voglia di un gelato. Esatto. Ah, ma io non posso fartelo, non c'ho le robe, non me le fate comprare. Ma abbiamo comprato abbastanza frutta. No. Puoi farmelo alla pesca? No, manca proprio. Ah, non abbiamo il latte. No. Beh, Vabbè, andiamo proseguiamo nella stradina. a vedere se cadiamo in qualche burrone. No, non cadiamo nei burroni. Però io ho messo... Momento geologia. Ragazzi, avete notato che strisciate differenti di materiale ci sono? Proprio colori differenti, quindi materiali differenti. Però in alcuni casi con lo stesso tipo di erosione. Non so cosa sia, volevo solo farvelo vedere perché mi sembrava una cosa carina. È una macchina! Ma figurati se non passa una macchina! Nel medio della nada! Che probabilità c'era che tu stai facendo un pezzo di video e in quel momento lì passi una macchina qui nel mezzo del nulla? 1 milione? Ecco, che culo. Quindi se c'è qualcuno di voi che sa il perché me lo scrive qui sotto. Ognuno ha i suoi compiti, io sto facendo un bel ragù di pesce, di polipo. Marina, cosa fai? Tento di rimettere insieme i 2 pezzi rotti perché alla fine lo strappo sarà 1 metro, non lo so, è lunghissimo. Questo da qualsiasi altra parte non lo troviamo. Almeno finché non torniamo in Europa. Esatto. Però amore, Dimmi. cuciremo in questo panorama, insomma. Sì, beh, la sarta in Cappadocia. Esatto. E tutto lei ha guardato anche che il grigio facesse pandan. No, in realtà no. No, di la verità che hai scelto uguale. Era il primo filo che avevo. Forse Sì. per colpa dei cuscini, Ah, ecco, vedi. Erano grigi anche quelli. Quindi. Ed ecco la non più giovane che cerca di mettere. Dai! Non ce la fai, non ce la fai. Ma ho scelto un ago ce la col fai. buco piccolo, ma Sì. guarda che ci vedo. Anch'io usavo questo come Guarda, ascolta, sono a quanto? Neanche una spanna dal mio naso, ci vedo bene. scusa. 1. È salita una formica. Ma guarda! Ma chi ti ha chiamato? Via, a meno che non aiuti, non sei ben accetta. 3, Mi viene male al braccio. 4, 5, 6. Secondo me se c'è uno dall'altra parte ti saluto. Ci siamo accorti. Esatto. Ho finito. Facci sognare. Lo apro adesso? Aprilo, scavicchi ma non apra. È un po' più là che c'è il buio. No, dai, è venuto bene. Ma Oh. voi lo vedete dov'è? Beh, da qua diventa Non si distante. vede, No, da qui aspetta, Dai. faccio lo zoom. Eccolo lì. Da qui in giù. Tutto, guarda. Tutto fino a qua. Lo rimettiamo su? Terrà quello che terrà, perché il filo non ha tutta la forza che dovrebbe avere. Però. Ore 14. Questo è quello che è rimasto di cielo limpido. Ben poco, come previsto, ragazzi, sta arrivando un bel temporale. Cos'hai da ridere? Cosa? Cos'hai da ridere? Quando arrivi le cose che hai fatto. Bello.
E questo cosa passa qua in mezzo? Ciao! Ma chi è? Ma che ne so, ci ha salutato, io stavo riprendendo il vento. Eh sì, c'è vento, ma ci sono anche dei bei lampi e tuoni. Sta piovendo, è iniziato. Controllando, siamo qua. La perturbazione ci sta arrivando così, diciamo da sopra, e ci dovrebbe passare di fianco. Perturbazione intendo la tempesta, perché c'è una grossa concentrazione di una tempesta che ci passa qua. Sembra sfiorarsi. Siamo dentro la pioggia, ma spero non dentro la grandine. Poi sai, le previsioni qua sono relative. Sono arrivati altri 2 camper, meno male, che la compagnia fa sempre piacere. Il problema è che pioverà da stanotte, uno scroscio alle 2, tutto domani, e forse domani a mezzanotte dovrebbe finire. Siamo in una zona sterrata, ma siamo in piano e non abbiamo né rivoli né altre preoccupazioni. Al massimo stai fermo qualche giorno che si asciughi, se dovesse diventare pantano dove siamo, e ci muoveremo dopo di conseguenza. È buio. Sai qual è la cosa positiva? No, che evitiamo di mettere la sveglia alle 4:30, perché tanto le mongolfiere domani è escluso che possano volare, quindi Quello sicuro, ma c'è un sonno io. viene buio, c'è la pioggia, adesso tirano fuori 2 coperte. Un brodino con 2 tortellini. Facciamo i tortellini in brodo. Ragazzi, facciamo i tortellini in brodo. Ci vediamo dopo. Ciao. Sono senza sosta. Te l'ho detto, sono 4-5 al secondo. Tutto il cielo. È una tormenta elettrica. No, infatti. Sì, è proprio una tempesta elettrica. Questa si chiama la tempesta perfetta, Cioè? perché finisce con i tortellini. Viva i tortellini! Viva i tortellini in brodo! Viva i tortellini! In brodo perché? Il brodo di carne che è venuto fuori oggi. Ragazzi, dopo vi metterò un bel video con i lampi di stasera, cioè tutta la sequenza con un time lapse delle nuvole che si spostano mentre va verso lo scuro, una cosa romantica. Quindi ragazzi, a domani, ciao!